Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentrovati. Sono qui con il Reface DX che è un acquisto che ho fatto tempo fa perché li ho provati più o meno tutti i Reface di Yamaha. E quando sono usciti avevano un prezzo abbastanza importante, quindi per un po' sono stato così titubante, diciamo. Poi piano piano mi sono avvicinato perché l'ho trovato usato e così, insomma. E piano piano prova questo, prova quello, il CP, il CS, anche lo YC, l'organo, però quello non l'ho mai comprato, diciamo, non l'ho mai avuto in studio. Questo DX alla fine è quello che è durato di più nel tempo perché è uno strumento molto serio, nel senso che eh, è un vero e proprio FM, nel senso più tradizionale, diciamo, del termine e soprattutto con degli effetti belli a bordo, un looper che permette di registrare delle idee, questo è... E poi vabbè, insomma. Piano di X, assolutamente vero, insomma, è credibile a tutti gli effetti. Questo è solo, solo una parte del fascino di questo strumento, del fascino che ha questo strumento, perché a parte appartenere a Yamaha e quindi essere, diciamo così, anche a livello proprio storico, l'origine dell'FM e quindi il DX7 e tutto il resto e tutta la storia che c'è dietro quella tecnologia, quella sintesi, dove gli operatori si incrociano per modularsi tra loro, insomma, con questi algoritmi. Adesso poi vi farò vedere, cambierò l'inquadratura, vi farò vedere questo mini display che in realtà è utilissimo e che, diciamo, avvicina la sintesi FM anche ai, insomma, a chi come me non è un ingegnere nucleare, nel senso che, insomma, si vedono gli operatori, si capisce che muovendosi così, in qualche modo, si capisce che cosa sta succedendo, si hanno anche diciamo, delle possibilità con dei nomi che conosciamo, insomma, l'envelope generator, graficamente anche descritto mentre lo si usa e questo devo dire che è molto comodo. Al di là di questo volevo farvi sentire prima di fare questo un po' di suoni che sono contenuti, questo basso che la tastiera risponde alla dinamica, chiaramente. Sentite, è abbastanza crudo. E il suono è quello, insomma. Ricorda perfettamente quel mondo, quel periodo anche. Questa pasta così dell'FM è veramente... Ecco, qui abbiamo poi, vi farò vedere, come vi dicevo, abbiamo un data entry, come lo chiama, che poi si chiamava così anche nell'originale, e c'è la possibilità a sfioramento di, ehm, diciamo, agire sui quattro operatori e cambiare il suono. Lo sentite? Ora, tornando a noi,
quindi insomma suona molto come dovrebbe. Abbiamo questi lead che sono anche molto efficaci perché poi li ho usati in certe situazioni. Sono fantastici. Abbiamo 4 operatori, mi sono dimenticato di dire, questo è importante. E per esempio è bellissimo. I suoni sono molto emozionanti anche per chi ama e per chi soprattutto per chi ha vissuto quegli anni, ma anche per chi lo scopre adesso questo mondo, che è un mondo particolare, è un suono, è stato il digitale che avanzava e aveva questo sound che è incredibile perché è veramente caratterizzante. E poi messo nei brani, il sound FM dà veramente sempre qualcosa di irrinunciabile, nel senso che una volta messa una cosa FM dentro un brano si caratterizza talmente tanto che diventa quasi il brano stesso. Io infatti qui ho un DS8, è un sintetizzatore FM a tutti gli effetti dell'epoca e in quel caso a volte mi trovo veramente in difficoltà quando lo utilizzo, perché una volta che prendo una strada dove lui partecipa e poi diventa quasi difficile cambiarla per l'efficacia e soprattutto per la potenza proprio musicale anche che c'è dietro questi strumenti. Questo è ecco, vi faccio vedere per esempio come si può usare il looper. Cambio inquadratura. Ecco, come potete vedere, se io entro in modalità looper ho l'opportunità di registrare delle idee, per esempio. Allora adesso qui possiamo regolare il tempo e se mettiamo in registrazione, come vedete i tasti sono relativi a quello che c'è sul display. Nel momento in cui fermo la registrazione, lui mi ripropone quello che ho appena fatto. Volendo io posso chiaramente tornare in registrazione e registrare un'altra parte che chiaramente sarà MIDI. Smettere di registrare, ascoltare e volendo posso ancora registrare altre parti, ma in questo caso posso anche fermarmi qui e la cosa divertente è che posso cambiare suono e ascoltare questa parte fatta con altri preset. Come vedete, qui nell'edit ho una serie di opportunità dai 4 operatori sui quali posso lavorare. Chiaramente, come dicevo, questa è l'opportunità per chi non ha particolarmente approfondito la sintesi FM. Questa è un'ottima opportunità per poter
così in qualche modo rendersi conto di quello che sta accadendo nel momento in cui si lavora. Per ognuno di questi operatori abbiamo 3 pagine, poi abbiamo l'envelope generator a livello grafico in modo molto, come vedete, agire in modo, diciamo, tra virgolette, in modo leggermente meno complesso del solito quando si tratta di FM. Comunque, se mi fermo con il looper e decido poi di andare posso cancellare quello che ho fatto, che comunque non era questo granché, torno al suono. Per esempio, prendo questo suono ad esempio. Sentite? Stiamo detunando. Poi abbiamo un'altra pagina, sempre per questo operatore, dove possiamo intervenire. Poi chiaramente ora io sto lavorando su un certo tipo di editing, ma qui possiamo scegliere per esempio l'algoritmo. Diciamo la modalità in cui gli operatori agiscono tra di loro, modulandosi a vicenda. E già così, lavorando un po' su quelle che sono le opportunità creano delle situazioni interessanti. Ora, chiaramente, diciamo che come al solito l'FM è un territorio davvero complesso e va approfondito, studiato. Molto spesso ho provato a partire con uno studio approfondito e serio dell'argomento. Fino a un certo punto mi sono appassionato, poi da un certo punto in poi diciamo che ho gettato la spugna. Diciamo che nonostante tutto la gestione grafica della cosa aiuta sicuramente perlomeno a entrare in relazione
Per ogni voce che noi andiamo a prendere abbiamo poi tutta una serie di funzioni sulle quali possiamo agire. Questo adesso è mono, lo posso far diventare poli, ho il tuning, i controlli MIDI, ho una serie di parametri, di funzioni che sono a portata di mano. Poi ho gli effetti, come vedete qui c'è una distorsione, posso cambiare, diventa un wah, così diventa un chorus. Sentite come lavora bene, apre il suono, lo allarga. Insomma, le opportunità sono tante e questo display e i vari menu sono da studiare perché sono molto molto interessanti. Per modellare il suono. Il risultato è molto potente perché la voce di questo strumento è molto interessante. Chiaramente è comunque un reface, quindi ha un po' quell'identità sonora lì molto schietta, diretta. Ecco, per terminare direi una cosa che stavo dicendo è che in generale questi reface hanno un suono abbastanza diretto, schietto e preciso. Compatto, che per certi versi così manca forse un po' di profondità, però poi in registrazione è molto deciso e funziona molto bene. Chiaramente voglio dire, io qui ho la controparte diciamo storica, non è un DX7 ma è un DS8 del 1987 e chiaramente c'è un altro tipo di approccio, erano strumenti fatti in un altro modo, però è molto simile. È molto simile soprattutto a questo, perché avvicina, diciamo, il musicista che l'acquista al mondo FM con un po' più di amicizia, diciamo, rende più amichevole il rapporto con l'FM, e lo semplifica e soprattutto hanno entrambi 4 operatori e quindi sono molto simili. Quello chiaramente sono 2 per 4 operatori, sono 2 suoni da 4 operatori. Qui siamo invece in suono singolo e quindi si somigliano da certi punti di vista. Chiaramente quello ha un suono più profondo, più vasto. Questo è più compatto, come dicevo, però ha le sue casse che tra l'altro suonano molto bene e di tutti i reface, secondo me, è quello che proprio perché è più naturale, è più realistico perché non ha problemi ad essere digitale, è un FM. Quindi in qualche modo reagisce in modo più naturale, più vero a quella che è la sua aspirazione, cioè quella di essere un piccolo DX7, ecco. Ve lo consiglio caldamente perché è molto interessante. Quindi vi ringrazio. Come sempre vi saluto, spero sia stato utile e se avete voglia di iscrivervi al canale io chiaramente sono contento, cliccate sulla campanella se ne avete voglia per avere mie notizie, per farvi disturbare da me quando faccio qualcosa e quindi niente, Reface DX di Yamaha, un gioiellino veramente e poi chiaramente tastiera piccola ma volendo collegamento MIDI, se volete usarlo così sdraiati sul divano con le sue casse è anche uno strumento creativo grazie al looper eccetera. E poi se invece volete fare sul serio, diciamo tra virgolette, potete tranquillamente utilizzarlo in MIDI con qualunque fonte. Detto questo, come dicevo, vi saluto e un abbraccio, a presto, ciao ciao!